Dan Da Dan 2 è appena finita ed è stata una stagione pazzesca, piena di momenti iconici, con un finale clamoroso, ed in questo video proverò a riassumere tutta la stagione, quindi devo correre. Partiamo subito. La stagione si apre con un momento di relax alle terme per Momo, dove viene però importunata da degli uomini molto strani e la turbononna, per salvarla, distrugge le terme. Nel frattempo a casa di Gigi arrivano delle donne molto inquietanti, dalla pelle grigia e l'aria poco amichevole. La casa in realtà è di queste donne, e queste, quando notano Okarun, perdono le staffe perché non vogliono che Gigi porti qualcuno lì. Niente festini a casa, Gigi, mi raccomando. Momo va in un tempio gestito da un discepolo di Seiko, uno che vorrebbe fare lo VTuber. In questo posto si venera un gigantesco serpente leggendario che protegge la città da un vulcano. Le cose folli aumentano sempre di più. Tornata a casa da Gigi, Momo si scontra con la famiglia Kito, della quale fanno parte anche gli uomini che erano alle terme, e sono un tantino eccitati e fuori controllo. Momo prova a difendersi con i suoi poteri. Okarun e Gigi sono stati messi KO dai Kito. La capofamiglia è una specie di boss finale e intrappola Momo dentro le mura della casa. I Kito sono così fuori di testa che fanno sacrifici umani perché pensano che il serpente li protegga. Momo sta per finire inghiottita dalle sabbie mobili e Okarun e Gigi provano a salvarla, ma i due sono un disastro e finiscono tutti di sotto, dove scoprono che il serpente esiste davvero ed è enorme. Di colpo questo divora i Kito. Okarun poi impazzisce ed inizia a trasformarsi. Momo e Okarun tentano di autoeliminarsi sotto l'influenza psichica del serpente gigante. Gigi cerca in tutti i modi di evitare che lo facciano, e quando il serpente sta per mangiarli davvero, arriva Malocchio, uno spirito con lo sguardo pazzoide tutto storto che blocca il serpente. Questo spirito è il fantasma di un bambino sacrificato dalla famiglia Kito. Lui ha una storia così triste che ti viene voglia di piangere ed abbracciarlo, e Gigi vorrebbe aiutarlo e gli promette di esserci sempre. Lo spirito approfitta di questa frase e lo possiede, entrando nel suo corpo. La versione Gigi Malocchio è fighissima, con un fisico pazzesco ed un occhio demoniaco al centro della fronte. Ha la Tenshinhan, lancia palle di energia tipo Rasengan ma con dentro le anime. Attacca Momo ma interviene Okarun che ferma Malocchio e la porta via. Devono sbrigarsi ad uscire da sottoterra prima che il serpente li avveleni. Okarun fa una catapulta umana e lancia fuori Momo. Qui inizia uno scontro incredibile. Malocchio ha uno stile di combattimento tutto suo, calcia le sfere di energia e rinchiude Okarun in una casa maledetta. Ci entra anche lui, ma Okarun, spinto dalla rabbia e dall'amore per Momo, si scatena con una mossa di semplici pugni a ripetizione e vince lo scontro. Poi vorrebbe salvare la turbononna immersa nella melma, ma ci finisce dentro anche lui e lei giustamente lo insulta. Momo riesce sempre a trovare un modo di risolvere le cose e dà fuoco alla casa per far uscire fuori il serpente, che sbuca fuori e muore grazie alla luce del sole. Purtroppo però sputa anche fuori tutta la famiglia Kito ancora viva. Peccato, poteva almeno digerirli prima. E alla fine questo disastro porta il vulcano ad eruttare. Momo prova a fermare l'eruzione usando la carcassa e spruzzando la sua melma, roba per stomaci davvero forti. La famiglia Kito prova a fermarla, ma arriva ad aiutarla Manjiro. Malocchio vuole ucciderli tutti e sta per colpire Momo. Lo ferma in tempo Kanocchia insieme a Seiko e Taro, il manichino. Malocchio viene sigillato dentro Taro. Il figlio del Canocchiano spegne il vulcano dalla sua astronave, solidifica la lava e così Momo e Kanocchia salvano Okarun e la turbononna. Okarun crolla su Momo. Sì, proprio lì. Lei lo abbraccia e scoppia in lacrime. Tornati a casa c'è il solito banchetto di fine saga, proprio come fanno Rufy e i Mugiwara. Dan Da Dan è pieno di citazioni ad altre opere, e quella a Ramma con Gigi che torna in sé quando gli si lancia l'acqua calda e diventa Malocchio quando tocca quella fredda è una delle più geniali. E ora dovranno tenerlo tutti sotto controllo, pronti a spruzzare su Gigi acqua calda. Il Canocchiano riparte velocissimo con l'astronave per tornare a casa, ma poi si scopre che abita vicinissimo a Seiko e Momo. Questa è una delle gag più sceme e divertenti della stagione. Se Dan Da Dan fa una cosa bene è quella di alternare in modo perfetto azione, gag e scene romantiche. Momo sfiora la mano di Okarun in auto mentre vanno tutti a trovare in ospedale i genitori di Gigi. La famiglia Kito è ricercata dalla polizia e la capofamiglia in realtà non è proprio umana, anzi per nulla. Aira e Okarun vanno a vivere da Momo per aiutarla con Gigi, che nel frattempo viene liberato da Taro. Ma si capisce subito che non sarà facile contenere il Malocchio, anche perché basta una goccia e si ricomincia da capo. Il risultato? Mezza casa distrutta. Ed è qui che entrano in scena gli Hayashi, che si preparano a cantare, per fare in modo che Seiko con la loro musica riesca ad esorcizzare lo spirito. Gli Hayashi ci regalano una hit che lascia a bocca aperta tutti. Gigi però chiede a Seiko di non esorcizzare Malocchio, promettendo di tenerlo a bada. La casa però è a pezzi e la tappezzano di cartoni. Momo, vista la situazione, trova un nuovo lavoro, decisamente troppo imbarazzante per lei. E dopo l'ennesima trasformazione improvvisa di Malocchio, Okarun decide di diventare più forte per proteggere proprio Momo.
La turbononna allena Okarun in una scuola, usando la musica per spiegargli come è più lento di Malocchio. Anche Aira li ha seguiti, ma all'improvviso vengono interrotti da degli spiriti nati dai ritratti dei famosi musicisti appesi nell'aula. Gli spiriti li attaccano. Aira riesce a schivare i colpi, ma Okarun è ancora troppo lento. Per andare più veloce deve seguire una melodia precisa e sceglie la canzone degli Hayashi, sconfiggendo così gli spiriti in una delle scene più belle della stagione. Ora Okarun vuole dare una lezione a Malocchio, i due si scontrano e questa volta riesce a tenergli testa. Okarun convince Malocchio a combattere soltanto contro di lui, una volta a settimana. Ricostruiscono casa di Momo grazie alle nanoskin regalate da Canocchia, un materiale che si può modellare con la propria immaginazione. Momo scopre che la palla di Okarun è stata vista dalle sue amiche. Okarun e Momo tornano a scuola e il loro rapporto manda fuori di testa un compagno di classe di Okarun, che vuole capire come possa essere così popolare con le ragazze. Il suo nome è Kinta. Kinta è appassionato di fantascienza e robottoni, e origliando i discorsi tra Momo e Okarun sulle sue palle, li fraintende, iniziando poi una serie di doppi sensi che fanno imbarazzare e arrabbiare Momo. Momo e Okarun cercano la palla e Kinta li segue. Quando trovano la palla, questa sembra guidata da una forza invisibile. Grazie a Kinta però riescono a capire che la palla è dentro un kaiju che può diventare invisibile. Il kaiju diventa gigante e i tre scappano e incontrano Aira e Gigi. Tutti insieme affrontano il kaiju e Gigi porta via Kinta. Il mostro è fortissimo, Gigi si trasforma per colpa del sudore di Kinta. Si ritrovano tutti a casa di Momo, Okarun vuole usare le nanoskin e grazie a Kinta creano un robot gigante a forma di Buddha. Ci entrano tutti in pieno stile mecha. Okarun e Malocchio vengono però buttati fuori. Alla fine Kinta, Momo e Aira riescono a battere il kaiju. Okarun e Gigi vedono una cerniera sul kaiju e aprendola trovano dentro una ragazza con le antenne che sembra uscita da Evangelion. Nemmeno il tempo di capire cosa stia succedendo e Momo, che li raggiunge, resta scioccata nel vedere l'aliena baciare Okarun. Con questo colpo di scena finisce la seconda stagione, una stagione incredibile con momenti epici, una qualità altissima sia per animazioni che per disegni. Non vedo l'ora di capire cosa succederà adesso con questo nuovo personaggio e voi cosa vi aspettate? Vi è piaciuta questa stagione? Ditemi la vostra nei commenti, vi ricordo di mettere like e iscrivervi per non perdervi i prossimi video. Grazie!